Ciao, sono Dimostratore Ludico e oggi ti farò sedere al mio tavolo per spiegarti Backstories. Scopo del gioco? Vincere! Backstories è un gioco investigativo narrativo ed è un collaborativo, quindi giocheremo tutti insieme per risolvere l'avventura, che in questo caso è basata su un mazzo di 149 carte numerate. L'esperienza di gioco evolve organicamente, la prima carta dall'incipit e le successive compongono fisicamente la scena, popolandola di luoghi e personaggi. Il mazzo non andrà mai mischiato e le carte andranno visionate in ordine, hanno un numero progressivo in alto a sinistra e solo se richiesto dal gioco ne pescheremo una in particolare non in sequenza. L'area di gioco sarà centrale e accessibile a tutti, stabilendo dove posizionare le varie carte e gli scarti. Vengono quindi lette in sequenza le prime due carte. Nella prima verrà descritto in quale avventura verremo coinvolti. Nella seconda verranno pescate determinate carte che comporranno la scena e daranno i primi indizi da cui cominciare. E poi si continuerà in base alle azioni che verranno svolte. Per non spoilerare nulla del gioco, non estrarrò le carte dal portamazzo. Utilizzerò le immagini del regolamento per descrivere le varie carte. Abbiamo quindi le carte personaggio, obiettivo o la carta finale che hanno il testo su uno sfondo viola e vi daranno informazioni per continuare l'avventura. Queste carte, quando verranno pescate o giocate, andranno in un'area del tavolo chiamata area obiettivi. Le carte indizio con il testo su sfondo verde sono degli aiuti e andranno nell'area giocatori. Le carte storia con il testo su sfondo giallo vanno lette e poi scartate, a meno che non venga detto di fare diversamente. Le carte situazione con il testo su sfondo blu scuro raffigurano persone, oggetti o luoghi e per utilizzarle useremo le carte azione. Queste carte andranno nell'area panorama. Attenzione! Quando si pescherà una nuova carta situazione, la dovremo collocare con le altre nell'area panorama, ma in base al diagramma posto in alto. Dovremo in caso sostituire la carta già presente nello stesso ordine e verrà indicato anche il numero della carta da scartare. Le carte status con il testo su sfondo rosso indicano le condizioni fisiche del personaggio e andranno poste sotto la carta personaggio in modo da tenere visibile il testo nella fascia superiore. Le carte trasparenti dovranno essere poste sopra la carta personaggio e resteranno su di esso anche se verrà cambiata o ruotata la carta personaggio. Questo finché non lo dirà il gioco. Le carte azione con sfondo azzurrino sono le più importanti e sono di due tipi, con delle finestre a varie altezze ed altre con due tacche. In entrambi i casi entreranno in combinazione con le varie carte del gioco. Come si usano le carte azione? Le varie carte del gioco hanno un testo sul retro, quindi posizioniamo la carta azione scelta, finestra o tacca, sotto la carta che vogliamo indagare. Dopo verranno ruotate e si vedrà cosa appare. Potrebbe apparire un testo da leggere, un numero che indicherà quale carta pescare, un'icona che dirà se pescare o scartare carte o altro. Oppure potrebbe non apparire nulla, allora la carta verrà rimessa dove era e si cercherà di procedere in altro modo. Scoprendo dei codici segreti potremo risalire al numero di una specifica carta del mazzo. Ad esempio, pensiamo che la soluzione dell'enigma sia 72. Verrà quindi cercata la carta 72, non la prendo sempre per non svelare nulla, e verrà sollevata leggermente. Se accanto al numero è presente una lente di ingrandimento, allora potremo pescarla e leggerne gli effetti, altrimenti vorrà dire che il codice è errato e l'enigma non è stato risolto. A differenza di molti investigativi statici, Backstories vanta un sistema di causa-effetto. Per esempio, le scelte influenzano i personaggi non giocanti. Se si compie un'azione aggressiva, esempio appiccare un fuoco,
I personaggi diventeranno diffidenti e smetteranno di collaborare. Inoltre, le modifiche ai luoghi sono permanenti. Se viene creato un varco in una parete, quel varco resterà disponibile per gli spostamenti futuri. In breve, Backstories trasforma un mazzo di carte in un'avventura grafica analogica, dove la curiosità è premiata, ma ogni azione modifica il mondo del gioco in modo irreversibile. Se il tutorial ti è piaciuto, iscriviti al canale e buon divertimento!